Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que todo de maravilla. Yo estoy super recargada hoy porque tenemos un tema jugosissimo para desmenuzar juntos. Avete presente quando dos celebrity, che magari hanno anche lavorato insieme, iniziano a punzecchiarsi sui social? Ecco, oggi vi racconteremo l'ultima puntata, o forse dovremmo dire l'ennesima, della saga tra Burak Özçivit e Neslihan Atagül. ¿Están listos? Porque ne vedremo delle belle. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanellina para no perderse ni un solo video nuestro ovviamente. Di lasciarci un bel like se vi piace quello che facciamo. Detto questo, direi che possiamo finalmente iniziare a spettegolare. Ok, hagamos un pequeño resumen para aquellos que quizás se perdieron alguna puntata precedente. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos íconos del panorama televisivo turco, han recitato insieme nella popolarissima serie Kara Sevda, conocida también como Endless Love. La serie fue un éxito planetario, ha eco il giro del mondo, e i due protagonisti hanno fatto sognare milioni di spettatori con la loro tormentata storia d'amore. Però, dietro le quinte, sembra che non scorresse esattamente tutto rose e fiori. Già durante le riprese si vociferava di tensioni, di screzi, di un'antipatia reciproca che cercavano di nascondere davanti alle telecamere. Insomma, una vera e propria soap opera nella soap opera. Las voces no han sido nunca confirmadas oficialmente, ovviamente, però diversi indizi hanno lasciato intendere che qualcosa non andasse. Ad esempio, i due attori, al di fuori del set, non si frequentavano mai. Niente uscite tra amici, niente foto insieme sui social, niente di niente. Un silenzio assordante che, ovviamente, ha alimentato ancora di più i rumors. E poi, diciamocelo chiaramente, a volte certe cose si percepiscono, no? Anche attraverso lo schermo. Anche se sono bravissimi attori, certe vibrazioni non si possono nascondere del tutto. El lenguaje corporal, las miradas fugaces, incluso la forma en que se dirige la palabra, a veces revela mucho más de lo que las palabras dicen. Ahora, ¿qué ha sucedido di recente? Beh, diciamo che la situazione si è infiammata di nuovo, grazie, o forse dovremmo dire a causa, dei social media. Ambos los actores son muy activos sui loro profili, donde comparten momentos de su vida privada y un professional, interactúan con los fan y, a quanto pare, si lanciano anche qualche frecciatina velenosa. El mundo digital se ha convertido en el campo de batalla preferido para estas escaramuzas, donde cada publicación se analizza con lupa en busca de significados ocultos. Partiamo da Burak. Burak Özçivit, como saben, es un verdadero y un proprio sex symbol. Ha un esercito di fan che lo adorano, è testimonial di diversi brand importanti e la sua vita privata, ovviamente, è costantemente sotto i riflettori. Negli ultimi tempi, Burak ha pubblicato diverse storie e post su Instagram che sono stati interpretati come delle velate critiche nei confronti di Neslihan. Ad esempio, ha condiviso delle frasi motivazionali sull'importanza della professionalità e del rispetto sul lavoro, sottolineando come sia fondamentale mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte alle difficoltà. Fin qui, tutto bene, direte voi. Il problema è che queste frasi sono state pubblicate in concomitanza con alcune dichiarazioni di Neslihan rilasciate durante un'intervista. No es coincidencia, dirían algunos. El timing, como siempre, es clave. Nell'intervista, Neslihan, pur senza fare nomi espliciti, ha parlato di alcune difficoltà incontrate sul set di Kara Sevda, lamentando un ambiente di lavoro a volte teso e poco collaborativo. Ha sottolineato come a volte sia difficile mantenere la concentrazione e la motivazione quando non ci si sente supportati dai colleghi. Insomma, tra le righe, ha lasciato intendere che l'esperienza sul set non è stata esattamente idilliaca. Habló de largas jornadas, de presiones constantes, de la necesidad de crear un personaje creíble en medio de un torbellino de emociones y expectativas. Pintò un quadro donde la armonia no siempre era la nota dominante. Ed è qui che le cose si sono fatte interessanti. Perché molti fan hanno interpretato le frasi motivazionali di Burak come una risposta indiretta alle dichiarazioni di Neslihan. Un modo per dire, io sono sempre stato professionale e positivo, il problema è qualcun altro. Ovviamente, si tratta solo di interpretazioni. Nessuno dei due attori ha mai confermato ufficialmente che si stessero riferendo l'uno all'altra. Ma,
come si dice, a pensar male spesso ci si azzecca. La ambigüedad es la mayor arma en estos jugos de indirectas. Deja la puerta abierta a la interpretación, però la intención, dicen, es bastante clara. E Neslihan, ovviamente non è rimasta a guardare. Anche lei, sui suoi profili social, ha risposto, sempre in modo indiretto, alle presunte frecciatine di Burak. A pub. Licato delle foto sorridente e spensierata, accompagnate da didascalie che inneggiano alla positività e alla resilienza. Ha anche condiviso dei messaggi di sostegno da parte dei suoi fan, che la difendevano dalle critiche e le esprimevano la loro solidarietà. Un escudo de amore y apoyo virtual para hacer frente alla tormenta. Ma non è finita qui, perché Neslihan ha anche rilasciato un'altra intervista in cui ha parlato, sempre in modo velato, della sua esperienza sul set di Cara Sevda. Ha ribadito che non è stato tutto facile, che ci sono stati momenti di tensione e di incomprensione, ma ha anche sottolineato come sia importante imparare dagli errori e andare avanti. Insomma, un modo per dire, sì, ci sono stati dei problemi, ma io ho imparato la lezione e sono andata avanti, a differenza di qualcun altro. Un mensaje subliminal, un dardo envenenado lanzado con una sonrisa. La sutilezza es la clave del éxito en este tipo de enfrentamientos. A questo punto, la guerra social tra Burak e Neslihan è diventata un vero e proprio argomento di discussione tra i fan. Sui social network si sono scatenati i commenti, le analisi, le interpretazioni. C'è chi sostiene Burak, chi difende Neslihan, chi cerca di capire cosa sia successo realmente dietro le quinte. Insomma, un vero e proprio caos mediático. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones encontradas, donde cada uno defiende a su ídolo con unas y dientes. La polarizzazione, come sempre, está a la orden del día. E la cosa più interessante è che, nonostante siano passati anni dalla fine di Cara Sevda, l'interesse per questa presunta faida non accenna a diminuire. Anzi, ogni nuova frecciatina social, ogni nuova intervista, riaccende la curiosità dei fan e alimenta le speculazioni. La leyenda de Cara Sevda, al parecer, sigue viva. Y la controversia, como un buen vino, parece mejorar con el tiempo. Però, ¿qué es lo que realmente pasó entre Burak y Neslihan? ¿Cuál fue el detonante de esta supuesta rivalidad? Algunos apuntan a la intensa química que proyectaban en pantalla, una química que, según los rumores, no se traducía en una buena relación fuera del set. Otros hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de egos inflados y un ambiciones desmedidas. Y hay quienes creen que todo se trata de una simple campana de marketing para mantener viva la llama de Cara Sevda. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la tensión entre Burak y Neslihan se ha hecho evidente a lo largo de los años. Sus caminos profesionales rara vez se han cruzado desde el final de la serie, y sus interacciones públicas han sido prácticamente inexistentes. Un silencio que, en el mundo del espectáculo, grita más que mil palabras. Y es que la industria del entretenimiento, como sabemos, es un terreno fértil para la competencia y la envidia. Los sets de rodaje son microcosmos donde se mezclan el talento, la ambición, la inseguridad y la presión. En este contexto, es fácil que surjan fricciones y conflictos. Y cuando se trata de dos estrellas del calibre de Burak y Neslihan, la meca puede encenderse con facilidad. Pero volviendo al presente, ¿qué podemos esperar de esta saga en el futuro? ¿Seguirán Burak y Neslihan lanzándose indirectas a través de las redes sociales? ¿O decidirán poner fin a esta guerra fría y enterrar el hacha de guerra? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que los fans seguirán atentos a cada movimiento de sus ídolos, analizando cada palabra, cada gesto, en busca de pistas que revelen la verdad sobre su relación. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Pero más allá del morbo y el entretenimiento, esta historia nos plantea una reflexión sobre el poder de las redes sociales y su impacto en la vida de las celebridades. En un mundo donde cada publicación se convierte en noticia, donde la privacidad es un lujo y la opinión pública un juez implacable, es difícil mantener la compostura y evitar caer en la trampa de la provocación. Burak y Neslihan, como tantas otras estrellas, están expuestos a este escrutinio constante.
sus vidas privadas son diseccionadas, sus errores magnificados, sus palabras malinterpretadas. En este contexto, es comprensible que a veces recurran a las indirectas a los mensajes subliminales para defenderse de las críticas y proteger su imagen. Sin embargo, esta estrategia puede ser un arma de doble filo. Si bien puede servir para desviar la atención o para enviar un mensaje a la otra parte, también puede alimentar la polémica y generar un círculo vicioso de rumores y especulaciones. En definitiva, la saga entre Burak y Neslihan es un ejemplo más de cómo las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos y nos comunicamos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Aunque a veces nos diviertan y nos entretengan, también nos invitan a reflexionar sobre los límites de la privacidad, la responsabilidad de la expresión y el poder de la opinión pubblica. Ma perché questa storia continua ad appassionare così tanto il pubblico? Secondo me, ci sono diverse ragioni. Innanzitutto, Kara Sevda è stata una serie di enorme successo, quindi i protagonisti sono rimasti nel cuore di molti spettatori. In secondo luogo, la presunta faida tra Burak e Neslihan aggiunge un elemento di dramma e di mistero alla loro storia. Infine, i social media amplificano a dismisura queste dinamiche, trasformando ogni piccolo screzio in un caso mediatico. Ovviamente, non possiamo sapere con certezza cosa sia successo realmente tra Burak e Neslihan. Forse si tratta solo di incomprensioni, di malintesi, di caratteri incompatibili. Forse, invece, c'è qualcosa di più profondo, di più oscuro, che non sapremo mai. Quello che è certo è che la loro storia continua a far parlare di sé e che, finché continueranno a lanciarsi frecciatine sui social, noi saremo qui a spettegolare. E voi cosa ne pensate di questa storia? Siete dalla parte di Burak o di Neslihan? Credete che ci sia una vera e propria faida tra i due attori o che si tratti solo di rumors infondati? Fatecelo sapere nei commenti. Siamo curiosissimi di conoscere la vostra opinione. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video super pettegolo. Abbiamo ripercorso le tappe principali della presunta faida tra Burak Oshivit e Neslihan Atagul, analizzando le loro frecciatine social e cercando di capire cosa si nasconde dietro questa storia. Abbiamo visto come i social media abbiano amplificato a dismisura questa dinamica, trasformando ogni piccolo screzio in un caso mediatico. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Grazie per averlo guardato. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E soprattutto, non dimenticate di lasciare un commento qui sotto, dicendoci cosa ne pensate di questa storia e se siete team Burak o team Neslihan. Noi ci vediamo al prossimo video, con nuove storie e nuovi pettegolezzi. Un bacione a tutti! Ciao!